L'arte del Vangelo presenta questa settimana la provocazione dei Sadducei che vogliono contestare a Gesù l'annuncio della resurrezione dei corpi. È opportuno questa volta partire da una vicenda narrata nell'Antico Testamento, precisamente dal secondo libro dei Maccabei, cui ci accostiamo attraverso una tela di Antonio Ciseri, I 7 fratelli Maccabei, dipinta tra il 1857 e il 1863 nella chiesa di Santa Felicita a Firenze. Si tratta dell'opera più celebre di Ciseri. Vinse tra l'altro la medaglia d'oro alla Esposizione Universale del 1873. Ciseri era un artista svizzero di nascita, ma vissuto a Firenze. Nel racconto evangelico, i Sadducei riportano a Gesù la strana vicenda di una donna che sposa 7 fratelli, al fine di creare imbarazzo circa la sua condizione di moglie al momento della resurrezione dei corpi. È da notare che lo schema dei 7 fratelli richiama sostanzialmente in maniera blasfema una vicenda avvenuta sotto il regno del re straniero Antioco IV nel secondo secolo a.C. Antioco si era allora reso protagonista di una spietata politica antigiudaica. Aveva saccheggiato Gerusalemme e massacrata la popolazione, consacrato il tempio a Giove e obbligato a sacrificare gli dei. In una festa durata un mese vennero venerate immagini dell'intero pantheon ellenistico, scandalizzando gli ebrei. Ne nacque una ribellione, durante la quale 7 fratelli, assieme alla madre, furono catturati e spinti a rinnegare la loro religione. Martirizzati, professarono tutti la salda fede nella resurrezione. Nel dipinto vediamo come la brutalità del potere politico si è accanita sui loro corpi, accasciati esanimi a terra e compianti dalla madre Felicita che alza le braccia al cielo. La letteratura patristica ha visto in Felicita la madre Chiesa, nonché un richiamo all'8° giorno, quello della resurrezione dei morti. La risposta di Gesù ai suoi interlocutori ricentra di colpo la questione, uscendo dalla manipolazione capziosa del racconto. La corporeità è una dimensione fondamentale dell'umano che non andrà persa, ma sarà vissuta secondo modelli che non possiamo racchiudere nelle nostre immaginazioni, proiezioni o desideri. È frutto totalmente della potenza di Dio. Per questo presento l'opera Suonava l'ultima tromba, un particolare del reliquiario della Sacra Spina realizzato a Parigi nel 1390 e donato nel 1898 dal celebre banchiere Ferdinand de Rothschild al British Museum di Londra in Gran Bretagna, dove tuttora si trova. Curiosamente fu questa donazione a permettere finalmente agli Asburgo di accorgersi che quello che conservavano nella loro collezione era un falso, sostituito nel 1860 da un restauratore disonesto. Vediamo qui un dettaglio del prezioso reliquario, alla cui base sta per l'appunto la resurrezione dei morti, resa possibile da quella di Cristo. Non a caso questa scena è il basamento
della fede. Nella prima lettera ai Corinzi si legge, capitolo 15, versetto 14, «Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede». I sepolcri si spalancano, i morti risorgono, mentre gli angeli suonano l'ultima tromba, come è scritto nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 52. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. E anche come si ascolta nella parte del Requiem di Mozart che inizia con Tuba Mirum. Una tromba con un suono mai prima udito, tra i sepolcri delle nazioni tutti sospingerà davanti al trono. Stupefatte saranno morte e natura, quando ogni creatura risorgerà per rispondere a colui che giudica. Puoi leggere questo episodio nel Vangelo di Luca, al capitolo 20, versetti 27-38.